Ciao a tutti, sto facendo questo video per parlare un po' di Dungeons and Dragons, un gioco a cui sono molto affezionato e che posso dire ha avuto un'influenza nella mia vita, così come ha avuto Star Trek. Sono cresciuto con fantasy e
6 persone e normalmente in un gruppo di D&D cosa fai? Il tuo gruppo, il tuo party ha una missione o più missioni da svolgere e lo fa cooperando, viaggiando insieme. Siamo appunto un gruppo di avventurieri che collabora, mentre noi avevamo questa tendenza a dividerci in due gruppi o a volte anche tre, magari tre coppie. Ognuno andava per la sua strada perché regolarmente la mappa disegnata dal master aveva dei bivi, magari arrivi in un bosco, la strada si divide per tre e praticamente giocavamo, ogni gruppo era per sé e mirava tra virgolette a vincere, anche se non è così che doveva funzionare. E non solo, ogni gruppo tendeva a pensare per sé, ma ci ostacolavamo anche a vicenda, facendo magie chiaramente inventate o non seguendo assolutamente le regole, perché era tutto un po' fatto così a fuffa. Però sì, insomma, eravamo bambini, inesperti, e alla fine per noi era divertente. Poi crescendo ho imparato meglio le regole, ho anche cambiato gruppo di giocatori, ho trovato gente più esperta e che aveva effettivamente perso tempo a impararsi le regole e tutto il background del mondo vastissimo che è Dungeons and Dragons e tutto il lore del Faerun. Il Faerun è il continente dove si svolgono i fatti, quantomeno per questa edizione di D&D. Poi ci sono anche altre edizioni che si svolgono, credo, nello stesso mondo, ma in altri continenti. E la 3.0 credo di averla saltata. Ho iniziato, ho reiniziato direttamente con la 3.5
secondo preferito. Questo colore mi è sempre piaciuto tantissimo. Purtroppo non credo che renda bene in camera, però questa tonalità di blu, oro, nero mi piace tantissimo. Questi qua hanno una tonalità un po' più dorata. Questi sono i dadi che usavo al master e era molto fortunato con questo set di dadi. Tante persone sono morte per colpa di questi dadi. Ci sono poi questi verdi e questi rossi neri. Non li sto ad aprire. Dunque, adesso vorrei farvi vedere un po' all'interno di questo manuale. Questi manuali erano abbastanza costosi, ricordo. Scusate se sentite i rumori di qualche uccello, ma sono vicino alla finestra, è pieno giorno e visto che vado in vacanza ho bisogno di registrare questo video prima di partire e non posso aspettare fino alla notte. Quindi queste prime pagine abbiamo un'introduzione al gioco, spiega un po' cosa sono i personaggi, le avventure, cosa serve per giocare, i dadi, come si crea il personaggio, spiega le regole base, come funziona il combattimento, qual è il ruolo di un giocatore, e come creare un personaggio. In questo video non voglio addentrarmi nelle regole, magari se interessa, se piace, posso fare altri video dove spiego un po' le regole base e magari possiamo creare un personaggio insieme. Capitolo 1 ci sono le caratteristiche. Ogni personaggio ha 6 caratteristiche base, che sono la forza, la destrezza, la costituzione, l'intelligenza, la saggezza e il carisma. Queste sono 6 caratteristiche base che sono in comune a quasi tutti i giochi di ruolo, anche per computer. Sono molto standardizzate. Ci sono giochi che magari hanno qualche variante, magari una in più, una in meno, però queste 6 caratteristiche sono usate quasi ovunque
anche quello tra gli MMO uno dei più belli a cui abbia mai giocato, bellissimo. Una community fantastica, la migliore che abbia mai trovato online. Purtroppo ho dovuto smettere di giocarci perché richiedeva molto tempo. Io poi avevo trovato lavoro, un lavoro che mi teneva impegnato tutto il giorno e quindi purtroppo ho dovuto lasciare lì. È un peccato, veramente un peccato perché quel gioco era veramente speciale ed era incarnava molto bene lo spirito di Dungeons and Dragons, secondo me. Poi di recente ho giocato a Pathfinder, sia il primo che il secondo. Il primo era Pathfinder Kingmaker e il secondo Wrath of the... no, e il secondo non mi ricordo come si chiama il secondo. Lo scriverò probabilmente con un sottotitolo. Pathfinder è un gioco non fatto dalla Wizard of the Coast, ma è basato su D&D 3.5 ed è, diciamo, una versione secondo gli autori migliorata, anche secondo tante persone, di D&D 3.5. Io non ho mai giocato al gioco di ruolo, però i due giochi per PC, il Pathfinder, mi sono piaciuti tantissimo e adesso sono in attesa di Baldur's Gate 3, fatto non dalla BioWare ma dalla Larian Studio. È una gaming house olandese che tra i vari giochi che ha fatto ci sono due molto famosi: Divinity Original Sin e Divinity 2, o forse era Divinity e Divinity 2 Original Sin, non mi ricordo. Comunque entrambi giochi che riprendono un po' il vecchio stile con visuale isometrica, appunto come i primi Baldur's Gate, Neverwinter Nights, anche Dragon Age Origins, che per me è il migliore, e Divinity riprende quello stile di gioco, sempre con un gioco a turni, però è un po' diverso,
Per esempio gli elfi, ci sono gli elfi dei boschi, che sono quelli più a contatto con la natura, più diciamo ranger, arcieri, cose del genere. Ci sono gli elfi scuri che vivono sottoterra e sono tendenzialmente malvagi. Ci sono gli elfi della luna, che sono un po' gli elfi base, classici, ecco. Ci sono gli elfi del sole, gli elfi alti e via dicendo, ce ne sono proprio tanti. Anche gli umani hanno diverse etnie, diverse origini, con diverse caratteristiche, anche diversi tipi di nani, insomma è un mondo molto ampio. Ecco qua, possiamo vedere un po' meglio. Qui ci sono le varie razze base, diciamo, una scala. Non so se riuscite a vederlo, qui c'è l'umano, Elfling, Gnomo, il mezzorco, il nano, il mezzelfo, l'elfo. E queste sono le controparti femminili, quindi umana, halfling, gnoma, mezzorca, nana, mezzelfa, elfa. Qua vengono descritte un po' le varie razze, le loro caratteristiche. No, non leggo le caratteristiche perché ci vorrebbe troppo tempo. Ah, qua interessante che fa vedere, confronta un teschio umano con un teschio manico. Vediamo se riesco a farlo vedere un po' meglio. E ogni razza o sottorazza ha diverse caratteristiche. Per esempio gli umani sono famosi per essere molto versatili, non hanno particolari specializzazioni o poteri innati, ma sono molto versatili. Sì, la versatilità è decisamente il punto di forza degli umani. Gli umani sono famosi per essere molto robusti, hanno un'alta costituzione, sono resistenti, però non sono molto agili. Possiamo pensare a Gimli nel Signore degli Anelli. Gli elfi, famosi per la loro agilità, spesso associati con alte abilità magiche, però difficilmente un elfo avrà il ruolo di un tank, per esempio, quindi quello che sta in prima linea a prendere le botte. Ci sono gli gnomi li conosco poco. Diciamo che sono molto famosi come tecnici, alchimisti, inventori, che tendono a parlare molto velocemente, ricordano un po' i Salarian in Mass Effect da quel punto di vista. Sono abbastanza bassi come corporatura, un po' una via di mezzo direi tra nani ed halfling, se non sbaglio. Lo gnomo, infatti sì, via di mezzo tra nani e halfling, che loro hanno tutti i tratti razziali
classi, le classi. Anche qua di classi ce ne sono tantissime, più classi, sottoclassi, poi classi di prestigio. Anche qua si potrebbe parlare per ore e ore, cosa che ovviamente non farò, non in questo video. Ci sono però delle classi base che poi sono un po' in comune a tutti i giochi fantasy, diciamo, che sono il guerriero, il paladino, il chierico, il mago, il druido, il ladro, il barbaro. Ecco, queste sono, direi, le classi più comuni che si trovano un po' ovunque, ecco. Ogni classe ha, diciamo, un suo ruolo, o più di un ruolo, ma diciamo per alcune classi ha i suoi vantaggi e i suoi svantaggi. Qua si inizia dal barbaro, in questo caso un barbaro mezzorco che è classico, ma si possono vedere tranquillamente tanti umani barbari, non deve essere per forza un mezzorco. Magari è improbabile vedere, no, diciamo che salvo restrizioni specifiche, quasi qualsiasi razza può fare quasi qualsiasi classe, però per esempio sarà abbastanza raro vedere un elfo barbaro o un nano barbaro, è raro, ecco. I barbari, sì, come potete immaginare, sono molto basati sulla forza fisica, considerano l'attacco la miglior difesa, quindi non portano armature pesanti o scudi, sono più agili dei guerrieri, meno versatili, usano di solito un'arma a due mani, spesso è un'ascia a due mani, ma può essere anche uno spadone o un martello, però diciamo che il barbaro con l'ascia a due mani è un po' il classico, ecco, ma c'è molto spazio per variare. Se non ricordo male, il barbaro, come tra i vari prerequisiti, ha che deve essere analfabeta. Beh, d'altra parte, da un barbaro non ci si aspetta molta cultura. Ah, il bardo me l'ero dimenticato. Cavolo. Ah, Blind Guardian, non me lo perdoneranno. Chissà se qualcuno capirà questo riferimento. Beh, il bardo è un po' Taskier in The Witcher, per dirlo, è un classico bardo che però in Dungeons and Dragons non si limita solo a cantare in giro o in una taverna, ma ha dei poteri magici, spesso legati alle canzoni. Il bardo è, diciamo, un classico support, quindi potenzia e cura e aiuta gli altri membri del gruppo. Però non fa solo questo, ha comunque delle magie difensive o anche delle magie di attacco, usa la palestra spesso, però è un'arma abbastanza semplice, un'arma a distanza, quindi che lo tiene fuori dal pericolo. È molto divertente, se è giocato bene ha la sua utilità. Ecco, magari se il gruppo è fatto solo da 4 giocatori non metterei il bardo tra questi, però è un'ottima aggiunta come quinto o sesto giocatore. Difficile trovare gruppi da più di 6 perché diventa molto complicato, lento, macchinoso. Diciamo che il gruppo medio, il gruppo ideale per una avventura campagna di Dungeons and Dragons, sono da 4 a 6 giocatori più il master. Qui abbiamo il chierico
uccidono istantaneamente, quindi sì, ecco, non è un curatore ambulante come tanti pensano. E all'inizio, quando ero ancora inesperto, ammetto che io ero tra quelli che lo trovo noioso, che non voleva mai giocare al chierico, e questa era molta gente, perché appunto, come spiegavo prima, viene considerata una classe noiosa, ma non lo è per niente. E poi col tempo, crescendo, ho imparato ad apprezzare anche il ruolo del curatore, del support, e l'idea di aiutare il tuo party. Ho imparato che il divertimento non sta solo nel tirare spadate o nel lanciare palle di fuoco, c'è molto più di così. Il druido è un altro incantatore divino, però al contrario del chierico, se non ricordo male, potrei sbagliarmi, le sue magie non sono prettamente legate alla divinità, o comunque credo in meno rispetto al chierico, perché il druido il suo legame principale è con la natura, quindi il suo potere viene dalla natura. Difficilmente si vedranno druidi in città o a esplorare dei sotterranei o delle caverne. Insomma, i druidi tendono a stare all'aperto, ecco, come potete immaginare, insomma. Guerriero, Guerriero credo che non abbia bisogno di molte spiegazioni. Guerriero è forse la classe più versatile che c'è in Dungeons and Dragons, perché si può giocare veramente in un'infinità di modi diversi. Guerriero lo si può giocare con un'arma a una mano e uno scudo, lo si può giocare con l'arma a due mani, lo si può giocare con due armi, si può giocare con l'arco, si può fare una build tank, si può fare basare su delle stance, delle manovre di combattimento e tantissimo altro ancora. C'è veramente tantissimo che si può fare col guerriero. Poi c'è il ladro, che in italiano viene sempre usata la parola ladro, che in inglese si traduce con thief, ma la parola originale inglese della classe, il nome della classe originale è rogue, quindi è molto più di un ladro, è più, sarebbe furfante la traduzione italiana migliore, però ha sempre preso pieno piede ladro, quindi quella abbiamo, così è conosciuto. Bene, l'altro è un po' un personaggio che può essere una classe che può essere un po' di tutti gli allineamenti, perché possiamo avere dei ladri o dei furfanti buoni, come per esempio Robin Hood, altro di allineamento più neutrale che magari è entrato in questa vita non proprio legale, non perché sia malvagio, ma per bisogno, magari perché per mangiare, per sopravvivere. E ci sono poi ladri magari invece più malvagi che lo fanno perché non sono interessati al benessere o all'interesse delle altre persone, sono interessati solo a loro. Anche qua un ladro in termini di party, di avventura, è molto importante perché
per computer il mago è sempre stato il mio. Non gioco solo questo perché mi piace comunque, mi piace variare, mi piace provare cose diverse. Però sì, ho sempre avuto una grande attrazione per il mago e ammetto che anche io all'inizio, per me l'idea del mago era il mago infuocatore, quindi dardo incantato, palle di fuoco, quindi sì, palle di fuoco da 4 6 6, morti tutti. Quindi sì, la mia idea del mago all'inizio era quella, ma come lo era per tantissimi che iniziano, ecco. Anche in questo caso però, crescendo, ho imparato ad apprezzare le varie, le varie sfumature del mago, ecco. Non ci sono solo dardi incantati, palle di fuoco, sciami di meteore, ma per esempio mi piace tantissimo l'illusione come scuola di magia, quindi l'illusione e l'incantamento, che sono due scuole di magia che puntano molto a, a giocare con la mente degli avversari. Mi piacciono tantissimo. Purtroppo, quantomeno in Dungeons and Dragons, più si va avanti con i livelli, più ci sono creature, mostri avversari che sono molto molto resistenti o addirittura immuni agli effetti mentali. Quindi è difficile portare un mago specializzato in illusione o incantamento troppo avanti, perché rischi di essere inutile in quasi tutte le situazioni. E quindi magari vanno meglio se i nemici che si andranno a affrontare sono più che altro umanoidi, umani, magari campagne in città o zone limitrofe, perché per esempio tutti i non morti sono immuni, tutti i costrutti sono esseri non biologici, magari non so, un golem di roccia, un golem d'ossa, non so, melme, cioè, o semplicemente mostre che hanno come abilità innata di essere molto resistenti o immuni alle abilità mentali, ecco, quindi è difficile purtroppo. Però mi ricordo, no, dei miei primi approcci con un mago illusionista. Avevamo praticamente un'avventura, non mi ricordo esattamente la storia perché è passato tanto tempo, ma eravamo un gruppo di 4 persone, 4 avventurieri, e dovevamo, per un motivo che non mi ricordo, sbarazzarci di due fazioni che erano una di umani e una di orchi, che erano temporaneamente alleate. Allora il master ci descrive questa situazione dove c'è l'accampamento, c'era la fila di orchi, di soldati orchi, di guerrieri orchi, e la fila di umani stavano ovviamente separate tra loro perché, anche se erano temporaneamente alleati, orchi e umani non si vedono mai di buon occhio. Noi eravamo tipo nascosti dietro la collina di notte a osservare, e dalla descrizione del master vediamo che si stanno guardando, no, di buon occhio, un po' ringhiando gli uni contro gli altri, quindi c'è tensione nel campo, ecco. Allora io penso un po' sul da farsi, noi eravamo comunque in 4, non potevamo affrontarli tutti, erano troppi. Allora io cosa faccio? Rimango illusionista, creo l'illusione di un umano, diciamo un po' dietro, in modo che un po' nascosta, perché non devono vedere che viene creata, altrimenti è ovvio che è un'illusione. Creata l'illusione, si mette diciamo in fila a una palestra
maggior parte di loro si è uccisa a vicenda e noi abbiamo poi ucciso i pochi rimasti che abbiamo uccisi, e questo è stato un modo secondo me intelligente di risolvere una situazione, perché caricare a testa bassa sarebbe stato probabilmente un suicidio, o comunque avrebbe richiesto tantissime risorse. E questo è un modo in realtà anche semplice di sfruttare il mago, che non sia il classico palla di fuoco e fiamme di meteore, insomma. Poi un'altra magia, per esempio, di primo livello dell'incantamento è il sonno. Il sonno è un incantesimo molto banale del livello 1, che però è fortissimo, perché magari invece di combattere un gruppo di nemici fai sonno, li addormentano, se sono pochi e non hanno molta volontà li addormenti tutti, se no magari ne addormenti anche la maggior parte. Una volta che sono addormentati, il corpo può andare lì tranquillamente, taglia la gola e fine. Hai vinto il combattimento senza combattere. Tornando alle classi, il monaco, un'altra base che mi sono dimenticato. Beh, il monaco possiamo immaginarci, giusto per avere un'idea, non so, il classico monaco Shaolin. Il monaco è per lo più un combattimento corpo a corpo. Il monaco non può usare armature, deve avere per forza un allineamento legale, quindi rispettoso delle regole, della legge, non può essere nient'altro che legale il monaco. Il monaco può usare qualche arma, ma sono molto poche, per esempio la staffa, la fionda, può usare i kama e pochi altri, però la maggior parte dei monaci usa il combattimento corpo a corpo, quindi arti marziali sostanzialmente, pugni, calci, prese, quindi è un po' un misto di varie arti marziali. E aumentando di livello, una delle abilità innate del monaco è che i suoi pugni vengono considerati come armi magiche, parte da armi magiche più 1, più 2, più 3, più 4, poi prende altre abilità. Quindi sì, ecco, il fatto che non possa usare armi o armature viene compensato da altre cose, per esempio il monaco può essere anche molto resistente a tanti punti ferita, e poi la sua classe armatura viene non dall'armatura fisica, ma viene dalla saggezza, dalla destrezza, quindi sì, insomma, il monaco ha i suoi punti di forza, non ha solo svantaggi, ecco. Poi abbiamo il paladino. Oddio, sinceramente questa illustrazione del paladino non mi piace molto, sembra più una ranger che un paladino, ma va bene. Il paladino è una classe il cui allineamento è per forza legale buono, non può essere nient'altro. E il paladino, cioè lui ha un suo codice
basato sul Signore degli Anelli, si è ispirato a quello. Il Ranger è diciamo anche un tipo di guerriero, se vogliamo, però è un guerriero con un legame, un forte legame con la natura, quindi non è molto avvezza all'ambiente cittadino, ma vive più all'esterno, nei boschi. Si vede, non è come il druido che è proprio verso le città, diciamo che i ranger in città li puoi trovare, però tendono più a vivere magari nella periferia o all'aperto. Hanno, se non sempre, quasi sempre, un compagno animale. Il classico compagno animale è il lupo, ma ci sono tanti altri animali che possono essere compagni del ranger. Ha un'alta empatia animale, quindi tende a comunicare con gli animali, non è che ha proprio un vero e proprio dialogo, però ha un certo grado di comunicazione, ecco. E di solito il ranger, come abilità di classe, caratteristiche di classe, ti offre a un certo punto una scelta di specializzazione che può essere l'arco oppure il combattimento con due armi. A me piacciono entrambi e personalmente sono sempre stato un gran fan del combattimento con due armi, mi ha sempre affascinato e mi è sempre piaciuto molto. Anche il ranger può lanciare qualche magia di tipo divino, però molto come il paladino, sono poche. Qui abbiamo lo stregone, che è un altro incantatore arcano come il mago, ma la differenza principale tra mago e stregone è che il mago impara la magia perché passa la maggior parte della sua vita, della sua giovinezza a studiare, studia i suoi libri e impara a lanciare la magia. Infatti la caratteristica principale del mago è l'intelligenza, mentre per lo stregone la caratteristica principale è il carisma, perché lo stregone nasce con un'abilità innata di lanciare incantesimi, non li studia come il mago. Quindi lo stregone tende a lanciare come quantità molti più incantesimi di un mago, però è a discapito della versatilità, perché col fatto che il mago studia e che porta con sé un libro degli incantesimi può imparare molti più incantesimi diversi, quindi è molto più versatile, può prepararsi a tante situazioni diverse, mentre lo stregone ha un numero abbastanza limitato in quanto a diversità di incantesimi, ma ne lancia una quantità giornaliera molto, molto maggiore. Sono due ruoli diversi. Io personalmente preferisco il mago, però ho giocato entrambi e mi piacciono entrambi. E credo che siamo arrivati alla fine, sì, delle classi base.